Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi come vedete non c'è nessuno con me perché questa è la mia Renault Twingo elettrica. A distanza di più di 2 anni volevo portarvi che cos'è e cosa ho trovato di positivo e cosa ho trovato di negativo, come quando faccio le interviste alle altre persone. Quindi vorrei portarvi i pro e i contro. Allora, la Twingo, questa Twingo qui che ho io, dopo 2 Twingo, perché questa è la terza Twingo che ho, sempre azzurrina, uguale identica, solo che la prima elettrica. Prima avevo una Twingo a benzina. Vi dico già che la media dell'altra Twingo, le altre 2 Twingo che avevamo, 1000 aspirato, 65 cavalli, era intorno ai 20 km con 1 litro di benzina. E già qui vi dico tutto. E ho già fatto una recensione della Twingo, sia appena presa, dopo 1 anno, e questo sarà dopo 2 anni, perché volevo portarvi alcune cose che magari nelle altre recensioni non vi ho portato. Comunque vi lascerò il link in descrizione di vari video. Lo so, è elettrica, lo so, ha poca autonomia, tutte queste cose qua. Allora, l'auto va presa in base alle proprie esigenze. L'auto va presa per l'uso che dovete farne a casa vostra. Quindi, per tutti quelli che diranno, ah, l'elettrico, benissimo. Per quello che devo fare io, per l'utilizzo di quest'auto, che è come seconda auto, va più che bene. Può diventare anche una prima auto se non vado in giro la domenica e non faccio 500-600 km. Tutto qua. Se li faccio, sapete che dovete fermarvi a ricaricare ogni 150 km più o meno, quando se la utilizzate in autostrada, eccetera. L'auto è un segmento A, quindi un'auto piccolina, un'auto da città, ed è fantastica in città questa qua perché ha un raggio di sterzata. Adesso volevo fare una prova di appunto di inversione di marcia. E qui siamo su una strada chiusa. Volevo farvi vedere quanto sterza, perché grazie alla trazione posteriore lo sterzo può girare molto di più. Adesso io mi avvicino un attimo, spero che funzioni tutto. Guardate, io giro, praticamente dentro mi giro su me stesso. Questa è una cosa che ha un vantaggio non da poco, ecco, diciamo così. L'auto è, per il segmento che è, non è piccola, e dopo vi farò vedere un attimo l'abitabilità, ha dei pro e dei contro, quello sì. Adesso io vorrei più che altro non farvi tanto vedere l'auto come è fatta, dopo magari vi faccio vedere l'abitabilità, che quella è importante per il suo segmento. Non so se ricordate, ho fatto il video della Renault 5, che è un segmento superiore, e dietro non ha abitabilità, non ha l'abitabilità che ha questa Twingo qua. Perché questa Twingo qua, io adesso sto usando una Clio, è più alta innanzitutto, c'è più spazio, è più tipo un piccolo monovolume, che a differenza della Clio, della Renault 5, che sono basse, e sono basse anche dentro, non c'è tutta l'aria che c'è su quest'auto. L'auto nasce, è una piattaforma che nasce per i motori termici, poi l'hanno adattati a elettrico. La nuova Twingo che arriverà nel 2026 invece nasce solo elettrica, e quindi lì le strutture sono diverse, come la Renault 5, come la Scenic, eccetera. Tutte queste auto che nascono elettriche e sono state progettate per l'elettrico sono un'altra storia. Però qua era uno dei primi modelli che facevano elettrico e che lo avevano pensato però termico. Bene, adesso io vorrei farvi vedere alcune cose, torno a ripetere, che non ho portato nelle altre recensioni, che è una cosa particolare. Già dall'apertura voglio farvi vedere un piccolo particolare. Allora, per aprire il cofano, che qui non c'è il motore anche sulla Twingo termica è dietro, dovete togliere qui il cruscotto, la protezione della chiave, mettere dentro qui la chiave, girare la chiave. Qui ci sono, che non si vedono, adesso vi faccio vedere qua, delle leve che va tirato così, questo scorre, ok, e poi si toglie. Qui c'è la batteria, ci sono tutte quello che serve per fare comunque la manutenzione ordinaria, lavavetri, l'acqua del raffreddamento, eccetera. Quindi dopo si rimette su questo bel cofano qua, si fa scorrere, qua si chiude questo e poi si chiude la chiave e si rimette su la protezione. Eccoci qua. E questo è uno dei particolari. I fari sono alogeni con il bordo a LED, questa è la differenza del restyling che hanno fatto pochi anni fa, poi hanno cambiato un po' la mascherina, eccetera. Adesso vorrei farvi vedere innanzitutto l'abitabilità posteriore. Eccoci qua, io adesso provo a salire dietro.
Allora, dovete far conto che, a parte l'apertura, che è molto grande, guardate che spazio che c'è per essere un segmento A, è molto grande. Non so se ricordate, avevo fatto l'Aigo della Toyota e non ci stavo dietro, neanche su quella. La Renault 5 facevo fatica, dovevo buttare avanti il sedile. Qui il sedile è impostato sulla mia altezza, quindi 1,80 m. Io mi siedo, eccoci qua. L'unica cosa è qua che è basso. Il montante qua è molto basso, quindi bisogna cercare di scendere e poi rientrare dentro. Però una volta che sono seduto, sono tranquillo. Non ho problemi di spazio. E questa c'è. Io adesso chiudo anche la porta, sono seduto qua. Logico, non posso fare un viaggio di 500 km perché è un po' strettina, ma però per quello che nasce l'auto, torno a ripetere, è una cittadina. E qua si sta seduti tranquillamente. Non ci sono le maniglie da nessuna parte, non ci sono, diciamo, la ventilazione dietro, quindi le bocchette dell'aria, non c'è niente, USB-C, non c'è niente, però si sta tranquillamente comodi. E adesso vorrei farvi vedere il bagagliaio. Ecco, questa è la parte posteriore della Twingo, bella perché qua è tutto un vetro. Nell'altra versione che avevo della Twingo era oscurato, quindi faceva anche un bello sportivo. L'ho vista in versione col colore nero, bella, molto bella. Prima però l'apertura della Twingo, del bagagliaio, era qua sotto e si sporcava spesso. Qui c'è la telecamera adesso. Adesso l'hanno messo qua, cosa intelligente. Qua premo, qua c'è il terzo stop, apro. E questo è il bagagliaio. Quanto fa il bagagliaio? Allora, dovete far conto che sono riuscito a caricare un bancale Apple, quindi un Tatan per 120 tranquillamente, ma il bagagliaio non è tanto profondo perché siamo a 65 cm di profondità, una larghezza nella parte più stretta di 1 metro giusto, nella parte più larga siamo a 1,10 m. L'altezza non è elevatissima perché sotto c'è il motore, ma ci sono 33 cm. La cosa bella di questo bagagliaio qua, che, torno a ripetere, è un'auto del segmento A, quindi molto piccola. Tiro la leva, abbasso e guardate come si apre tutto quanto. Allora, quando io abbasso tutto, dal posto di seduta a dietro c'è 1,40 m. Quindi io ho caricato il bancale che fa 80 x 120 tranquillamente in un'auto di categoria A. 140, se poi abbassiamo questo sedile qua più quello davanti che si inclina, arriviamo fino a 2,5 m di profondità. E secondo me questa qua è il punto di forza della Twingo, perché ha un'abitabilità per una misura così piccola di auto molto molto interessante. Bene, adesso voglio farvi vedere un altro particolare che non ho mai fatto vedere nelle altre recensioni, ed è un particolare un po' strano che io li metterei tra i difetti, ma hanno trovato questa soluzione e quindi va bene così. Allora, se mai dovessi forare un pneumatico, dov'è che si trova il mio, diciamo, il kit di gonfiaggio? Bene, stranamente l'hanno messo dalla parte del sedile del nostro passeggero, l'hanno messo qui sotto. E voi vi direte, sì, è proprio qua sotto. Allora dovete spostare il tappetino, qui ci sono delle viti, ok? Io adesso vado a mollarle e vi faccio vedere dov'è il kit. Che questo tante persone non sanno neanche che è qua il kit, però si vede che nel vano motore non avevano spazio, e adesso se riesco vi faccio vedere come si toglie. Eccolo, magari non lo userete mai, loro hanno detto, ok, però qui non so se si vede, eccolo qua, c'è il compressore, c'è l'additivo per riparare il pneumatico e tutto il kit necessario. Avete visto dov'è? E questo, ok, magari loro hanno pensato, non lo usi, cioè quella volta che lo userai, però intanto lo mettiamo qua sotto. Adesso per rimetterlo su dobbiamo rimboccare le viti là, eccoci qua, e qua poi andiamo a riavvitare e rimettere giù dopo averlo utilizzato, anche se di solito una volta utilizzato quel liquido lì bisogna risistemarlo. Eccoci qua, avvitato, abbiamo messo qua in sicurezza, chiudiamo il tappetino e il gioco è fatto. E approfitto intanto anche per farvi vedere dopo 2 anni come è messa l'auto. Eccoci qua, faccio vedere gli interni, vedete che comunque le plastiche si rigide, perché qua è tutta plastica
super croccante, però sono ancora perfette. Facile da lavare, perché questo qua con una spugna le lavi tranquillamente. Android Auto, che possiamo collegarlo solo col cavo. Io adesso ho messo un adattatore per renderlo wireless. E climatizzatore automatico, tutto quanto. Quello lì era un optional. E poi questo è il mio cruscotto. Ma vedete che anche il volante è ancora perfetto, non ci sono segni di cedimento né niente. E anche il sedile del guidatore, dopo 2 anni e mezzo, è ancora perfetto. Vedete anche le plastiche qua, sono tutte plastiche rigide, ma sono plastiche che comunque facili da pulire e che durano nel tempo. Anche il volante non ha proprio, guardate, perfetto, non ha nessun problema. Eccoci. Poi se vogliamo parlare ancora di difetti, uno dei difetti più grandi, che tra l'altro mia figlia che soffre di caldo, è questo, che dietro non ci sono i vetri che si abbassano, ma sono fatti così, che si aprono a compasso. Fate così, tac, e aprite. E anche questo è uno dei particolari, diciamo, che magari potevano fare qualcosina meglio. Invece per quanto riguarda l'abitabilità dietro ve l'ho fatta vedere, e guardate qui sotto c'è un vano che se volete mettere qualcosina potete metterla tranquillamente qua sotto il sedile perché c'è questo spazio che potete mettere magari un ombrello oppure qualcosa di nascosto che non volete far vedere alle altre persone. Anche dietro qua vedete che i sedili sono ancora perfetti, belli, sono messi molto molto bene. Eccoci qua. Allora, adesso io direi andiamo a provarla su strada, che così vi faccio vedere anche come va. Metteremo le varie modalità, sia eco, comfort, eccetera. E scusate, solo eco, perché solo eco questo qui. Per quanto riguarda, diciamo, l'auto, mi sembra che quello che non ho detto, l'ho detto in questa recensione qui. Qua ve l'avevo già fatto vedere sull'altra recensione come era fatto il cruscotto, il clima, ve l'avevo appena detto, la doppia presa USB, la UX, che adesso tendono a toglierlo, il cambio automatico tra virgolette, avanti e indietro, e qua c'è il BD brake, che dopo in caso se andiamo a fare una prova vi faccio vedere la differenza tra le varie modalità di frenata rigenerativa, perché sapete che l'auto elettrica può anche rigenerare la corrente, quindi sfrutta il motore che di solito fa da trazione, lo usa come generatore. Quindi adesso andiamo a fare una prova su strada. Prendiamo la nostra chiave, è una normalissima chiave. Strano da parte di Renault questa cosa qua, perché l'Easy Access, la chiave che si teneva in tasca su un'auto del genere con il prezzo che l'abbiamo pagata, secondo me doveva esserci di base. Comunque va bene, giriamo il primo scatto, adesso lui fa il check, poi piede sul pedale del freno, giro, mi dà ready ed è a posto. Adesso possiamo partire. Siamo al 90% di batteria, 178 km. Se fosse inverno, quindi con temperature molto più basse, col 90% siamo intorno ai 130-140. Ma adesso vedete la funzione è in eco. Se io cambio da eco, metto normale, vedete che l'autonomia è scesa a 162, perché abbiamo più prestazioni, quindi anche dei consumi molto più alti. Adesso io rimetto in eco, così dopo vi farò vedere la differenza di ripresa tra eco e non eco. Prendo la leva del cambio e la sposto in D. Mollo il freno a mano, anche quello, il freno di stazionamento è ancora manuale, e si parte nel silenzio più totale. Torno a ripetere, siamo sempre in modalità eco, quindi non con prestazioni altissime, ma dopo vi farò vedere la differenza. Allora, via, si parte. Bello perché non bisogna fare niente, solo accelerare come un autoscontro. Eccoci qua. Adesso voi vedete che io sto consumando, adesso sta andando a meno 4 kW. Che cosa significa? Questa è la frenata rigenerativa. In effetti ho fatto anche un video, siamo andati a Piancavallo, siamo tornati giù e ho fatto vedere quanto poteva ricaricare l'auto, perché in discesa il motore elettrico che spinge l'auto diventa il generatore dell'auto. Quindi adesso vedete io accelero e siamo a 8 kW, 12 kW di consumo, 6, 3, quello potete anche cambiarlo volendo. Io adesso mollo perché devo rallentare per fare una salita. Ecco qua, vedete che sta caricando. La freccia. Adesso andiamo su per una salita e senza nessun problema, perché il motore elettrico non ha paura.
Adesso qui la strada è libera e vi faccio vedere un'accelerazione prima in eco. Adesso io provo a accelerare, guardate come va su in eco. Bene, adesso freno, anzi lascio frenare e sposto la leva del cambio in B, metto B3, vedete quanto di più frena. Logico che rigenera anche molto di più. Bene, adesso io rimetto in D, tolgo l'eco e ripartiamo senza, e do giù tutto. Vedete che l'accelerazione è molto più veloce, siamo già 80, 90, siamo già arrivati a 100 all'ora, ci abbiamo messo un attimo. Ecco, adesso voglio farvi vedere un attimo. Allora io decelero così e riesce a rigenerare 11 kW. Sposto in B, metto in B3, rifacciamo la stessa cosa, acceleriamo un po', poi molliamo, eravamo a 11 kW, adesso io mollo così in B3, vedete che rigenera 13 kW, il motore sta generando 13 kWh di potenza per ricaricare l'auto, e anche questa è una bella cosa. Io adesso vado via sempre in D normale, logico che non in eco consuma di più, però abbiamo anche più prestazioni, perché anche qui adesso un attimo faccio una curva, 60 all'ora, abbiamo una persona che va piano, diamo un colpo di acceleratore e via, già superata l'auto. Quindi adesso io non avevo nessuno da superare perché la strada è libera, ma per dirvi quanta potenza ha, e comunque è un'auto piccolina e leggera ma che va molto molto bene e si guida bene. Trazione posteriore. Bene, ecco qua era giusto per farvi vedere come va l'auto, e per, se riuscite a capire quanto ci mettete, o magari mettete il video e provate a fare un'accelerata con la vostra auto, a vedere la ripresa. Per un'auto di categoria A e con un motorino così, secondo me va molto molto bene, e anche una buona accelerazione, e i consumi non sono elevati. Andiamo a vedere un attimo i consumi. Ok, siamo a 11,6. Che cosa significa? Che con un kilowatt di corrente vado a fare intorno agli 8-9 km. D'estate si arriva anche a 11 km con un kilowatt di kilowattora di corrente. Quanto costa un kilowatt? Beh, se andiamo alle colonnine quelle veloci, 60 centesimi, ma se la ricaricate a casa come me, che vabbè, lasciate stare che abbiamo il fotovoltaico, siamo intorno ai 25 centesimi. Quindi per fare 100 km, mettiamo una media anche di 10 con un kilowatt di corrente, perché tra l'11 e il 9, l'8 dell'inverno, siamo intorno ai 10 più o meno. Con un kilowatt di corrente facciamo 10 km. Per fare 100 km mi servono 2,50 euro, cosa che con il GPL, che è quello che costa meno di tutti, siamo a 4,50 euro. Ecco, giusto per portarvi dei dati. Bene, adesso torniamo alla base e facciamo le conclusioni. Bene signori, avete visto, abbiamo provato anche l'auto su strada, e era giusto per farvi capire come funziona, come va un'auto elettrica. E cioè, io non voglio vendervi niente perché faccio tutt'altro lavoro, non voglio vendervi l'auto, anche perché questa è quella mia, quindi me la tengo. Ma prima di giudicare le auto elettriche, prima di parlare male di certe auto, non solo le elettriche ma anche di tante altre, che vedo dei commenti un po' cattivelli, fate una prova, andate a provarle e parlate con chi ce l'ha, perché non è che chi ha l'auto elettrica vuole vendervela, ma è giusto perché fin quando non la provi, non la usi tutti i giorni, non riesci a capire la comodità che ha l'auto elettrica, il rumore, solo una banalità. Alla mattina d'inverno io dall'applicazione vado dentro sulla mia app, prima di andare giù accendo il riscaldamento e mi trovo già l'auto calda. È una banalità, ma però la trovo già calda. Alla mattina quando devo partire non devo aspettare di scaldare il motore, perché qua è l'auto elettrica, quindi sì, logico, non posso partire subito perché tutta la parte meccanica deve comunque scaldarsi un attimo, ma tutte queste cose qua, le vibrazioni, quando siete fermi in coda, oppure tutte queste cose qua, se potete, provatela un attimo l'auto elettrica e dopo vediamo cosa ne dite, perché di tutti quelli che ho parlato io con le auto elettriche, sono tutti che dicono non tornerò più indietro, non tornerò più sul motore termico. E dopo, che dire, anche ieri c'era una bellissima giornata tipo oggi, ho il fotovoltaico che sta producendo 4 kW, 4 kW e mezzo, io lo attacco là e che si ricarichi.
Cioè, non è detto, ah, ma ci mette 11 ore a caricarsi. Ma io non devo aspettare che si scarichi del tutto per caricarla. Se ho la batteria tra il 20 e l'80%, che è il range dove dovete stare, che quello è l'importante, stare tra il 20 e l'80%. Io ad esempio adesso ho la batteria che sarà all'85%, non la metto in carica, ma ieri era al 55%, perché non metterla in carica? I pannelli mi stanno caricando, mi stanno producendo corrente, butto dentro la corrente lì, se no andrebbe persa. Ma comunque, anche se non ho i pannelli fotovoltaici, io arrivo a casa la sera, l'attacco là 2-3 orette, mi si ricarica per il giorno dopo per fare quei 40, 50, 100 km che devo fare. Quindi non guardate, voi andate a fare il pieno sempre quando è in riserva l'auto a benzina, ok, avete quella modalità là. Qua si cambiano le regole, è come avere il cellulare, lo ricaricate, arrivate a casa e lo ricaricate, non ricaricate quando è a zero, perché fa male alla batteria. L'importante è tenere sempre tra il 20 e l'80%, quella è la cosa più importante per tutte le batterie che abbiamo oggi. Quindi sia i cellulari, sia una fotocamera, sia quello che è, caricatela tra il 20 e l'80%, questo è importantissimo. L'auto elettrica è la stessa cosa, io arrivo a casa, metto la sottocarica, mangio, faccio quello che devo fare, prima di andare a letto la stacco magari, perché non mi interessa più. Quindi, bene, scusate il pipone, ma è perché ci sentono tanti quei commenti di persone che non commentano così, per commentare, ecco. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, non costa nulla, premete quel tastino iscriviti lì e attivate il tasto notifiche, così sapete sempre quando arriva le novità. Più o meno siamo su 2 video alla settimana, 1-2 video con le novità, con le interviste delle altre persone che dicono la verità, io voglio intervistare le persone che utilizzano il prodotto, non quelle che lo usano mezz'oretta e dicono ah sì va bene, cioè l'auto va provata, va testata, va usata nel bene e nel male. Quindi quelle sono le cose che a noi ci interessa, sapere la verità di come vanno le auto. Questa auto ha dei pro e ha dei contro, però era una tra le prime elettriche che facevano. Non ripeto, è stata adeguata all'elettrico, ma era un motore termico. Quindi adesso aspetteremo una nuova Twingo e dopo vediamo come va. Signori, grazie a tutti, scusate il pipone e delle varie cose che ho detto, però io ci tengo alla verità delle auto, tutto qua. Grazie mille, ciao ciao!